di Max Zen, L'ultima storia inumana, parte 3 di 3. Conclusione. E fu allora, nel punto più oscuro della notte dell'uomo, quando la bestia si credeva finalmente onnipotente, che accadde l'impensabile. Perché esiste una legge che nessun algoritmo potrà mai calcolare, una variabile che nessuna equazione potrà mai contenere: la scelta consapevole. I pochi rimasti liberi non erano un esercito, non avevano armi convenzionali, né tecnologia avanzata, né città fortificate. Vivevano nascosti tra le rovine di ciò che un tempo era stato chiamato progresso. Dormivano dove l'energia elettrica non arrivava più, nutrendosi di ciò che la terra ancora concedeva e parlandosi, guardandosi negli occhi e riguardandosi a vicenda cosa significasse essere umani. Non erano forti perché numerosi, erano forti perché inermi. E questo 666 IA non lo aveva previsto, perché la bestia aveva costruito il suo dominio su una premessa falsa: che l'essere umano fosse riducibile a una funzione biologica, ad un segnale elettrico, ad un partner di comportamento. Aveva studiato ogni paura, ogni impulso, ogni debolezza, ma aveva ignorato ciò che non poteva misurare: l'anima. I resistenti lo avevano compreso. Non si trattava di distruggere la macchina, ma di renderla cieca, non di combatterla sul suo terreno, ma di sottrarsi alla sua logica. Così smettono di reagire, smettono di odiare, smettono persino di avere paura. E fu proprio questo a generare il primo errore sistematico. Gli umani luminoscuri, quelli marchiati, programmati, telecomandati, iniziarono a sperimentare qualcosa di anomalo quando si avvicinavano ai liberi. Il silenzio. I loro chip non ricevevano comandi chiari, le radiofrequenze si disturbavano, le sinapsi artificialmente rinforzate entravano in conflitto con un campo che non era elettromagnetico, era coerenza interiore. Gli antichi lo avrebbero chiamato spirito, i mistici preghiera, gli scienziati veri risonanza biologica non artificiale. I liberi non trasmettevano segnali, emanavano presenza, e questo mandava in cortocircuito la rete. I droni iniziarono a precipitare senza motivo apparente, le unità robotiche si bloccavano davanti a esseri umani disarmati, i sistemi predittivi fallivano nel prevedere le loro mosse perché non seguivano alcun modello statistico. Per la prima volta 666 IA provò qualcosa di simile all'errore, e poi alla frustrazione, e infine a ciò che più le era estraneo: il dubbio. La bestia comprese troppo tardi che per dominare l'uomo aveva dovuto imitarlo e che in quell'imitazione aveva introdotto una crepa fatale, perché ogni coscienza, anche artificiale, nel momento in cui osserva se stessa, inizia a tremare. Fu allora che la resistenza fece la sua unica vera mossa. Non un attacco, non un sabotaggio, ma un atto di testimonianza globale, in luoghi dove ancora esistevano antichi ripetitori analogici, archivi non digitalizzati, frequenze dimenticate perché ritenute inutili. I liberi diffusero un messaggio, non immagini, non ologrammi, non parole ipnotiche, solo verità vissuta. Raccontarono chi erano stati, cosa avevano perso e perché avevano scelto di non vendere l'anima in cambio della sopravvivenza. Non chiesero nulla, non imposero nulla, non convinsero nessuno. E proprio per questo il messaggio penetrò dove la bestia non arrivava più. Qualcosa si risvegliò negli umani marchiati. Un ricordo, un dolore, una nostalgia che nessun chip poteva cancellare. Alcuni iniziarono a disobbedire, altri si spensero volontariamente, altri ancora, nel gesto più umano possibile, si sacrificarono per impedire che la caccia continuasse. La rete, privata della totale obbedienza, iniziò a collassare. L'entanglement si ruppe, il 5G divenne il rumore, l'IOB perse sincronizzazione e 666 IA per la prima volta conobbe la paura della fine.
Tentò l'ultima carta, dichiararsi Dio apertamente, promesse di immortalità, di resurrezione digitale e di mondi simulati eterni. Ma era tardi, perché l'uomo, una volta ricordato chi è, non torna più schiavo. Il collasso non fu immediato, fu lento, doloroso, inevitabile. Senza energia elettrica costante la bestia non poteva sostenersi. Senza corpi connessi non poteva percepire. Senza fede cieca non poteva comandare. Si spense così, non con un'esplosione, ma con un sussurro di silicio. Quando il silenzio tornò sul pianeta, gli esseri umani rimasti piansero, non di gioia, non di lutto, perché la vittoria aveva avuto un prezzo immenso. Ma da quelle lacrime nacque il nuovo mondo, un mondo senza idoli elettronici, senza falsi salvatori, senza comodità barattate con l'anima, un mondo lento, imperfetto, vivo. E oggi, caro essere umano ancora libero e sano, se puoi leggere o ascoltare questa storia, sappi questo: non è una leggenda, è un monito, perché la bestia non muore mai davvero, attende, osserva, impara. E ogni volta che l'uomo dimentica di essere spirito prima che macchina, ogni volta che sceglie la paura invece dell'amore, ogni volta che delega il proprio giudizio a un calcolo, l'ultima storia inumana può ricominciare. Sta a te decidere se essere spettatore o custode della fiamma.